Quanto potere abbiamo come esseri umani di agire nel mondo e di cambiare il corso delle cose? Chi mi segue da un po' sa che sovente mi soffermo a parlare della spiritualità passiva e come consideri questo un paradigma da superare se vogliamo veramente cambiare le cose del mondo. Nell'eterna diatriba tra ciò che è attivo e ciò che è passivo, su ciò che spetta all'essere umano fare o ciò che spetta a Dio, gli dei, il portale, gli alieni, eccetera, 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 andiamo oggi a vedere come un vecchio strumento rivisitato in tempi più recenti ci può giungere in aiuto, che è appunto lo strumento della ruota dell'anno. Sono piuttosto persuasa che in questa chiave raramente ne avrai sentito parlare. Questo perché? Sempre perché grazie al paradigma della spiritualità passiva che si insinua e infila anche in modelli alternativi di spiritualità, la ruota dell'anno finisce per essere una sorta di tabellina con dei nomi e delle qualità da imparare a memoria, dove tutto questo però resta un pochettino uno stacco tra la parte intellettuale, ciò che impara a memoria, quindi il settore mentale, e la vita di tutti i giorni invece. Approcciare la ruota dell'anno in questo modo è abbastanza inutile proprio perché viene da un tipo di sguardo sul mondo che invece considera tutto ciò che ci circonda come sacro e anzi la ruota stessa dovrebbe essere uno strumento, una bussola la chiamo io, di risacralizzazione della realtà che ci orienta proprio in questo processo di risacralizzazione di ciò che un altro modello di spiritualità ha definito profano, lontano, basso, impuro. Sulla ruota dell'anno ho fatto altri video, ce n'è uno per esempio che spiega il perché della posizione degli elementi secondo la tradizione di Avalon, te lo linko in descrizione e qui sopra. Ce n'è qualcuno, di monografico che attiene alle stagioni, ad esempio la ciclicità e la saggezza del solstizio invernale, te lo linko in descrizione e qui sopra. Quello sull'equinozio di primavera lo trovi in descrizione e qui sopra, eccetera, eccetera. Il tutto secondo la filosofia di questo canale, che è appositamente per approfondire e per chi non ha paura di pensare fuori dagli schemi, fuori dalle scatoline. Andiamo a vedere la nostra ruota dell'anno dunque. Chi segue questo tipo di tradizioni sa benissimo che la ruota si compone di 8 festività, suddivise in 4 di un tipo e 4 di un altro tipo. Per cui abbiamo, per quel che riguarda i primi di febbraio, la festività che i nomi cambiano a seconda delle tradizioni, moltissime persone la conoscono come Imbolc, coloro che non seguono questo tipo di tradizioni possono averne un orientamento tramite il nome di Candelora. E poi abbiamo l'equinozio di primavera, che mi raccomando non cade sempre il 21, perché il 21 abbiamo avuto l'abitudine di associarli a equinozi e solstizi, ma varia, quindi guardiamo sul calendario quando cadono. E proprio perché questo è un fenomeno astronomico, non mi sembra il caso di essere pressapochisti e adesso vedremo proprio perché nella filosofia della loro posizione sulla ruota. Poi abbiamo il cosiddetto Beltane, conosciuto come calendimaggio, che cade nei primi giorni di maggio, per convenzione il primo, ma è un po' più complicata la questione, facciamola facile. Poi abbiamo il solstizio d'estate, per poi risalire e andare a localizzarci ai primi di agosto con la festività di Lammas o Lugnasad e salire ancora con l'equinozio di autunno e poi Ognissanti, chiamato anche Samhain, non Samhain mi raccomando, e poi il solstizio invernale. Io per comodità ho già suddiviso queste festività in nero e rosso, senza alcun riferimento calcistico, lo giuro, ma perché volevo che le due si distinguessero. Abbiamo da una parte solstizi ed equinozi, che abbiamo detto sono fenomeni astronomici e quindi capitano a seconda della cadenza di una ciclicità che sta nel moto dei corpi dell'universo, vista dal nostro peculiare punto di osservazione, e invece le altre 4 festività, quelle in rosso, che hanno una convenzione, hanno una data convenzionale, ma descrivono non degli eventi universali astronomici, ma le fasi della ciclicità del lavoro dell'essere umano. Più facilmente parliamo di ciclo agrario perché è quello che abbiamo forse ancora, ma forse dico di più, sotto gli occhi. Prima di spiegarti bene i significati di entrambi questi due gruppi di festività,
Volevo fare un richiamo a Erich Neumann, che nel suo testo, che non è assolutamente un testo sulla dea e da studiare, diciamo, per chi si approccia come nuova persona a questi argomenti, la psicologia del femminile appunto, nella sua suddivisione, su questo c'è anche un video, te lo linko in descrizione qui sopra, proprio su come sopravvivere e approcciare il pensiero di Neumann, che è fondamentale per non universalizzare quello che comunque era una visione di parte da contestualizzare storicamente e culturalmente. Lui fa sostanzialmente una distinzione. Nell'attribuire alla famosa tabellina di corrispondenze un femminile passivo e un maschile attivo, riesce a suddividere anche una magia in magia femminile passiva e magia maschile attiva, in particolare a pagina 68 e 69 di questo testo. Quindi a sua volta parla di un aspetto femminile matriarcale e sottolineo, io dissento da questa sua attribuzione, da questa sua descrizione, però è giusto per capire che avrebbe un approccio anche con il tempo e con l'accadimento del lasciar fare con fiducia, e un approccio invece patriarcale dove sarebbe un fare attivamente, quindi un indirizzare gli eventi. E quindi, come è tipico di questo pensiero del dualismo positivo, che tutto la critica del quale è tutta l'ossatura del mio lavoro, te lo spiego con un video fondamentale che trovi qua sopra e in descrizione. Tramite questa lettura dualista ci sarebbe questa scissione tra chi fa e chi aspetta e lascia fare, per cui poi anche l'avvento, no, dell'eroe si contestualizza su questo agire contrapposto a un non agire. Bene, la nostra ruota dell'anno, come in altri aspetti della vita, ci orienta anche per superare questo tipo di dualismo, perché la ruota è per tutte e per tutti, per maschi e per femmine, per qualsiasi essere umano al mondo, ma mi viene da dire per qualsiasi cosa esista nell'universo, perché rappresenta delle fasi della ciclicità, come dicevo già sull'altro video che ti menzionavo poco sopra. E in questo caso sono simboleggiate in questo modo. I solstizi e gli equinozi, essendo dei fenomeni che riguardano il moto degli oggetti celesti, vengono da sé. È un ripetersi della ciclicità che noi possiamo solamente, non dico subire, che ha forse una connotazione troppo di passivo, ma quantomeno accettare. Diciamo che i solstizi e gli equinozi, proprio perché capitano, non è un qualcosa che dipende per esempio dal nostro lavoro, dalle nostre idee. Per esempio, io adesso vado fuori e dico solstizio d'estate, non accadere, e questo non accade, questo accadrà comunque. Quello che io posso fare, semmai, ecco perché anche qui dicevo non è un subire tout court, però è come avere le bocce ferme. Io faccio riferimento a questi punti che accadono, che ritornano e che non dipendono da me, e semmai io ci giro attorno, ci do significato, decido come sviluppare la mia esistenza, la mia produzione di cultura, le mie attività, facendo i conti con l'ineluttabile fatto che questo accada. Io sono ineluttabile. Viceversa, non è così per le altre 4 festività, che nel susseguirsi del ciclo richiamano in qualche modo le precedenti, perché la fase di nascita, sviluppo, pienezza, discesa, morte e rinascita sono le medesime, ma si strutturano proprio esattamente sul lavoro dell'essere umano. Queste 4 rosse qui sono il ciclo che dipende in toto dalla scelta di agire dell'essere umano, banalmente. Se non semino, non mi crescono le piante. Se non mi crescono le piante, io non le posso raccogliere. Se non raccolgo le piante, non me ne posso cibare. Se non me ne posso cibare, ciao ciao. Certo che c'è anche il raccogliere spontaneo, però abbiamo assolutamente la necessità di dare una dimensione di senso anche al lavoro umano. E adesso ho parlato di semina, però possiamo vedere, come ci insegna la cultura kabilia, un matriarcato algerino, che ogni attività del quotidiano può riprodurre l'alternanza dei cicli cosmici, e ogni attività del nostro quotidiano dipende da noi.
Se non toso la pecora non avrò la lana, se non sistemo la lana non la posso filare, se non filo la lana non la posso tessere, se non tesso non ho il vestito. Tutto è un susseguirsi ciclico, il cui ciclo riflette il ciclo dell'universo, ma dipende dal nostro fare, dal nostro direzionare. Quindi abbiamo entrambe le rappresentazioni. E usando i termini di Neumann, l'attesa passiva e invece il fare attivo sono entrambi rappresentati in tappe alternate nello stesso strumento della ruota che si riferisce a tutte e tutti. Non esistono equinozi e solstizi femminili e le altre feste maschili. Questo dell'attribuire tutto a un maschile e un femminile è una cosa su cui ho già trattato su questo canale. Lo trovi in descrizione un video, ad esempio, sul maschile e del femminile interiori e quello che non ci dicono, proprio perché va superato un po' questa rigida categorizzazione che ci portiamo avanti dalla storia del pensiero greco fino a un culmine che è avvenuto nell'Ottocento e che rischia di sviare tutta la nostra potenzialità e racchiuderla in una gabbietta dove a un maschile corrisponde solo un determinato modo di agire e al femminile corrisponde solo un determinato modo di non agire. Questo per dire cosa? Che la nostra vita si dispiega in tutte queste tappe e in tutta questa successione. Significa che ogni tanto avremo dei momenti in cui agiamo e degli altri in cui non agiamo, altri in cui agiamo di più, altri in cui agiamo di meno, altri in cui a metà e via dicendo. E questo riguarda ogni essere, grande, piccolo, maschio, femmina, ciò che sta in mezzo, piante, animali, eccetera, eccetera. Abbiamo delle fasi in cui agiamo e delle fasi in cui riceviamo, ma è sostanzialmente adesso fondamentale comprendere dove invece un modello di spiritualità che ci portiamo dietro è sempre in una sorta di attesa passiva di un evento o di un essere salvifico, quando invece, visto che in 2000 anni erotti tutto ciò non ha portato a nulla, il paradigma dovrebbe modificarsi perché comunque staremo in condizioni di attesa passiva. Quello che però adesso ci manca è una direzione attiva, però finalizzata a una costruzione di una differente realtà e di un differente senso della stessa realtà. Mi spiego? Ora, sperando di vederti tra le iscritte e gli iscritti del mio canale, che mi sta dando molta gioia ed è il motivo per cui continuo a fare questi video, vorrei chiederti di lasciarmi un mi piace se questo video ti è piaciuto e di scrivermi nei commenti in che modo vorresti che approfondissi l'argomento. Ad esempio, quali attività attive possiamo iniziare a mettere in campo sin da subito? O altre cose che ti vengono in mente. Ci vediamo al prossimo video, ti saluto. Ciao!